Ciao a tutti e benvenuti in Catalogna, dove siamo qui a provare la nuova Kawasaki Z900 RS, la versione classica, un vero omaggio alla Z1 900 del 1972, costruita sulla base della Z900, la naked futuristica e sportiva della casa di Akashi. Andiamo a vedere com'è fatta, prima di salire in sella e raccontarvi direttamente dal posto di guida come va. Andiamo! Allora, iniziamo dal motore, che sulla carta potrebbe sembrare identico a quello della Z900 standard, ma in realtà è stato profondamente rivisto per adattarlo a un impiego sostanzialmente diverso, quindi più adatto a una moto dall'estetica classica senza sacrificare le prestazioni. In particolare Kawasaki ha lavorato nel basamento, perché l'albero motore è stato appesantito rispetto alla versione di serie, con diverse modifiche anche alla distribuzione, con una diversa fasatura che accorcia sia la fase di aspirazione che quella di scarico, e naturalmente diverse mappature per quello che riguarda l'alimentazione, quindi l'iniezione e l'accensione, per accordarla a un nuovo airbox che è qua sotto il serbatoio, nella parte anteriore, e cambiare radicalmente quella che è l'erogazione della Z900 RS, che si attesta a una potenza massima di 111 cavalli e 10 kg di coppia, il tutto circa 1000 giri più in basso rispetto alla Z900 da cui deriva, naturalmente per dare una guida un pochino più rotonda, un po' più adatta al carattere di una classica che però, come dicevamo prima, non sacrifica assolutamente le prestazioni, anzi non bisogna commettere l'errore di pensare a questa Z900 RS come a diverse concorrenti del segmento, quindi una moto molto facile, molto accessibile a tutti quanti. Come vedremo poi nella prova dinamica è una moto che richiede una certa esperienza di guida, non vogliamo dire impegnativa, però comunque una moto a cui è meglio dare del lei. Già che ci siamo vi facciamo vedere anche il bellissimo scarico 4 in 1, che in quest'epoca di catalizzatori, presilenziatori e scatolotti infilati un pochino dappertutto è un esempio vero di design e di pulizia. Chi vorrà fare l'aftermarket avrà il suo bel lavoro da fare. 4 in 1 forse non piacerà a chi vorrebbe un'unità più filologicamente coerente con quella che era la Z1 del 1972, a cui questa Z900 RS si ispira dichiaratamente, ma d'altra parte, se già all'epoca tutti sostituivano il 4 in 4 meraviglioso per mettere un 4 in 1 più sportivo e più grintoso, a questo punto diciamo che Kawasaki ci ha già pensato di suo. Veniamo alla parte ciclistica, perché qui troviamo diverse importantissime variazioni rispetto alla Z900. Stiamo inquadrando l'avantreno e c'è un motivo, perché qua davanti troviamo una modernissima forcella rovesciata, pluriregolabile, quindi con precarico, compressione ed estensione, e una bella coppia di pinze ad attacco radiale decisamente più grintose di quelle che troviamo sulla Z900 di serie. Al retrotreno troviamo un monoammortizzatore regolabile in precarico ed estensione, come al solito con lo schema a posizionamento orizzontale che Kawasaki chiama Horizontal Backlink, che ormai è un marchio di fabbrica delle naked e delle moto stradali della casa di Akashi. Le sovrastrutture dove il modello poi cambia di più, perché troviamo un bellissimo faro LED anteriore, naturalmente obbligatoriamente rotondo, un serbatoio che è non uguale ma una riedizione moderna e a nostro modo di vedere molto ben riuscito di quello della Z1 originale, fianchetti sicuramente un po' più agili, un po' più sfuggenti di quelli della moto originale ma molto ben armonizzate, una sella su 2 piani ma in elemento unico e un bellissimo codino a unghia, quello che gli inglesi chiamano ducktail, che si rifà perfettamente alla moto originale. Dalla vista posteriore notiamo anche il gruppo ottico posteriore che è a LED ma non si vede, nel senso che una volta acceso vi dà la perfetta illusione di trovarsi davanti a un elemento a lampadina tradizionale. Veniamo al ponte di comando, che come noterete rafforza l'illusione di trovarsi davanti a una Z1. Guardate, il fondoscala a 240 km all'ora, addirittura l'inclinazione delle lancette è esattamente uguale a quello della Z1 originale, molto bella, anche per l'andamento, diciamo così, a ogiva dei coperchi della strumentazione. Vi regaliamo una vista laterale, da cui tra l'altro possiamo ammirare un altro dettaglio molto importante, ovvero i cerchi. I cerchi non sono a raggi, come forse avrebbe voluto qualcuno, ma sono naturalmente in lega, per offrire una maggior leggerezza e maggior facilità nel montare pneumatici tubeless. La cosa bella è che, come noterete qua, sono verniciati, ma il lato è stato lavorato di macchina per mettere in bella vista il metallo e quindi dare l'illusione, visti da una certa distanza, di essere davanti a un'unità a raggi.
Altra illusione è qua, sui cilindri, dove l'alettatura che vedete fa il verso a un raffreddamento ad aria. In realtà siamo davanti naturalmente a una moto con raffreddamento a liquido, però le alettature non sono un mero elemento estetico, perché il radiatore è stato molto rimpicciolito rispetto a quello che troviamo sulla Z900 di serie, e quindi effettivamente queste alette danno un contributo dal punto di vista funzionale. Ve la facciamo vedere con una bella vista anteriore e un 3/4. Non sappiamo cosa ne pensate, ma a noi esteticamente la Z900 RS, che per inciso significa retro sport, è piaciuta moltissimo. Adesso però a questo punto andiamo a vedere, saliamo in sella e andiamo a vedere come si guida. Venite con noi. Ed eccoci finalmente in sella. La posizione di guida è un po' un tuffo nel passato, perché la sella è molto ampia, confortevole e permette tantissima libertà di movimento. Ci si siede sopra la moto e non dentro la moto, se capite cosa intendiamo. Il manubrio è una bella posizione naturale, ampia, abbastanza arretrato, quindi comodo, ci si siede dritti, non carichi sull'avantreno come succede sulle naked più moderne. Pedane comode, relativamente avanzate, insomma quello che ci si aspetta da una naked di ispirazione comunque retro. Quello che invece non ci si aspetta forse è un motore così bello, perché guardate qua, stiamo girando fra questi tornanti con la quad inserita. Il motore ha una schiena che sembra un 3 cilindri. Riprende benissimo, ha un vigore fantastico ed è dolcissimo. La spinta si stempera un pochino in alto sopra i 7000, ma francamente non chiederemmo di più a un motore di questo genere. Anzi, la sua personalità ci sembra perfettamente azzeccata. E poi sentite che rumore di aspirazione e di scarico. I tecnici Kawasaki hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E tra l'altro, come ci hanno ben fatto notare, questa è la prima Kawasaki che ha uno scarico per il quale è stato fatto uno studio specifico sul rumore, per garantirgli una tonalità di scarico coerente con quella di questo modello. Quello che piace un pochino di meno è la risposta alla prima apertura, perché sicuramente per colpa dell'Euro 4 la Z900 RS soffre un pochino di on-off, cosa che quando si sta sull'aperto, sul misto un pochino più veloce, nei rapporti alti, non dà fastidio, molto sinceramente. Disturba un pochino la guida invece in città, nelle prime marce, seconda, terza, perché questo on-off unito alla schiena del motore fa sì che la risposta molto pronta possa prendere un pochino in contropiede i meno esperti. Però sentite che rumore, ragazzi, questo è meraviglioso. Sentite? Non ci si stancherebbe mai di ascoltarlo, anzi ci si trova a fare delle accelerate, dei colpi di gas anche quando non ce n'è veramente necessità. La ciclistica ci è piaciuta moltissimo, non abbiamo veramente nessun dubbio. Il telaio è cambiato un pochino rispetto a quello dello Z900 standard, perché è stata diciamo alzata la posizione di guida e il retrotreno è stato un pochino abbassato per essere più coerente con quell'impostazione a linea molto dritta di una moto di questo segmento. La forcella, sia forcella che ammortizzatore hanno un comportamento estremamente coerente, non c'è mai l'impressione che uno dei due non sia in grado di copiare quello che fa l'altro, per intenderci, e c'è una guida molto armonica, molto rotonda, davvero piacevole, e soprattutto si riescono a tenere ritmi che normalmente non si associa a una moto di questo segmento. Ora non riusciamo a farvi vedere per bene di che cosa è capace di fare, un po' perché siamo su una strada aperta al traffico, ma anche perché fa un discreto freddo. Sul termometro qua vedete 10 gradi e vi assicuriamo che è una fra le temperature più alte che abbiamo visto nel corso di questa giornata. Ottimi freni, potenti ma modulabili, e la frizione è veramente un burro, non ci si crede da quanto sia leggera e ben tarata per quello che riguarda l'antisaltellamento. Volendo parlare un po' di comfort, diciamo che le vibrazioni sono assolutamente assenti
a qualunque regime, e il motore gira rotondo, non vibra davvero mai, è una cosa incredibile per un 4 cilindri. D'altro canto non immaginatevi la minima protezione aerodinamica, che naturalmente, come potete vedere, davanti non c'è nulla, l'unico schermo che abbiamo è quello del navigatore per trovare la strada di casa, quindi non potete contare assolutamente su nulla. Ma d'altra parte non è una moto fatta per lunghi viaggi, anche se con la dovuta calma ci sembrano tutt'altro che impraticabili. La Z900 RS arriva dai concessionari entro la fine dell'anno, quindi entro il prossimo mese di dicembre, in 3 colorazioni che hanno prezzi leggermente diversi l'una dall'altra. Si parte dagli 11.790 euro della moto quasi completamente nera, forse una delle più classiche, si sale di 200 per la versione nera e verde opaco e di altri 200 euro per questa bellissima Candy Tone Orange Candy Red, quella più classica e più ispirata al Z1. Un prezzo sicuramente non contenutissimo, ma secondo noi giustificato sia dal comportamento che soprattutto dalle finiture, perché quasi ovunque si posi lo sguardo si ha l'impressione di una moto di categoria decisamente superiore. La RS, per quello che ci riguarda, è ampiamente promossa con un ottimo voto, e con questo quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima prova. Ciao!